staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. Something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. You straighten my shirt. Buongiorno ragazzi! Ma buongiorno! Oggi non è proprio una buona giornata perché fa freddo, tira vento. Ora fortunatamente non piove, però ieri Siamo un po' provati. Ieri siamo stati letteralmente shakerati da una vera e propria bufera. Non abbiamo fatto ovviamente riprese fuori perché i venti erano molto sostenuti, molto forti, c'era stata allerta meteo rossa tendente al viola. E quindi sapevamo, ci siamo parcheggiati in questo piccolo parcheggio fuori del paesino Lochinver. C'era un muro, c'è tuttora, non è che è stato buttato giù per fortuna. Quindi avevamo un po' un attimino guardato il fronte del vento da dove venisse, insomma ci siamo un po' messi in modo tale da non essere troppo sballottati. Sì, scelta che hanno fatto diversi viaggiatori perché in poco tempo questo parcheggio è stato preso d'assalto. Però ecco, si poteva fare poco, siamo giusto usciti per buttare il secchio dell'immondizia nei cassonetti, questa è stata l'unica uscita. Però ragazzi, venti fino a 120 km orari e venti gelidi, oltretutto. Sì. Stamani è rimasto un bel po' di vento, comunque è sempre freddo e si sta male fuori. Sono abbassate molto le temperature, vi diciamo che stamani abbiamo acceso il nostro cinebasto perché erano 9-10 gradi mi sembra stamani. Sì. Quindi lo shock termico, insomma, quindi ci vedete belli rinforzati anche addosso perché è una perturbazione, speriamo, di passaggio. Sì, dice che tra 3-4 giorni risalgano le temperature di 10 gradi. Vedremo. Però ora ecco, è per noi il nostro inverno, magari qui si mettono a ridere con 10 gradi perché per loro, cioè, infatti gli scozzesi vanno a giro gli scozzesi con i pantaloncini tranquillamente, scarpe, ciabatte, insomma roba che insomma noi non ce la facciamo. Ma loro hanno lo scotch whisky nel sangue. Certo. Vabbè. Comunque niente, oggi ci spostiamo anche se c'è un po' di vento, ma niente di che. Dobbiamo poi trovare un supermercato perché poi comunque abbiamo mangiato tutto quello che c'era nel frigo e dobbiamo fare l'acqua. Anche oggi non possiamo esimerci dal fermarci ogni 5 minuti, anche perché abbiamo trovato questo castello, o meglio i ruderi di questo castello, su un'isoletta collegata solo da un piccolo lembo di terra, una spiaggetta. Piove, a tratti c'è un vento che porta via. Tutte e due insieme, è freddo, fa un freddo cane, l'abbigliamento, veramente, però noi stoici andiamo, perché quando arrivi dietro la curva ti sbuca tutto ciò, come fai? Ti devi fermare. Questo è l'Ardurec, se lo pronuncio bene, Castle, o come diceva Fede, quel che ne rimane, perché di fatto è più scenografico il paesaggio intorno che il castello in sé.
Non è facile arrivare al castello perché è tutto bagnato, fangoso. Perché c'è la cascata là dietro alle nostre spalle, una grossa portata d'acqua che praticamente ha invaso tutto questo campo di fatto, è esondata un po' e quindi è tutto bagnato. Ora arriviamo sulla spiaggia e sarà anche peggio. Questa è la striscia di terra che collega l'isoletta del castello alla terraferma. Occhio che si scivola. Oh, vieni. E poi non so se si vede in GoPro, ma notate quella cascata che c'è sul fondale. Da qui rende tantissimo. Come vedete questa è una meta gettonatissima, tutti i passanti si fermano ed è anche difficile trovare parcheggio. Pari pari perché sta arrivando il pullman. Arrivano i giapponesi. Una roba incredibile, quanta gente sta sbarcando sull'isoletta. Tanto per capire l'imprevedibilità del tempo scozzese, la curva precedente non pioveva, era semplicemente nuvoloso. Girata la curva, giù secchiate d'acqua. 18 miglia ad arrivare alla cittadina di Ullapool dove vogliamo andare a fare la spesa e 9 gradi di temperatura. Nel paesino di Ullapool, paesino di pescatori con tutte le casette bianche qui lungo il porto. La cittadina di Ullapool è famosa per la pesca delle aringhe, che pensate un po' risale all'anno 1788, quando pare che un ingegnere scozzese, un certo Telford, iniziò questa pratica e da lì in poi si è sviluppata, è diventata famosa.
Ullapool, la cittadina di Ullapool, è famosa per la pesca delle aringhe. Un ingegnere scozzese, Thomas Telford, progettò il porto che ancora oggi è attuale, lavora tantissimo ancora a questa pratica e non è solo, diciamo, un porto commerciale per la pesca, ma è anche un porto turistico che fa da collegamento con le varie isole qui nei dintorni. Siamo sempre più bardati, ma perché stiamo salendo. Pensate che qui intorno ci sono delle vette da ben 1000 metri. Che per la Scozia Che per la Scozia. sono alte. E qui abbiamo la mappa di dove ci troviamo. Qui è un parco. Ora andiamo a vedere se raggiungiamo una cascata, un fiume. Dovrebbe essere così, non si capisce bene, ma c'è una gola. Parla di una gola, vediamo se riusciamo a scendere. Abbiamo trovato l'ingresso per la gola. Ora vediamo se riusciamo a scendere giù. Bisogna aprire il cancello per gli animali. Lasciamo aperto. Dobbiamo ora percorrere un breve sentiero, 5 minuti dice il cartello, ma già sentiamo il rumore della cascata, quindi andiamo a vedere cosa ci aspetta. Che freddo, ragazzi. Anche qui ci sono i tornanti, ragazzi. Vai. Siamo arrivati al punto clou. The bridge. Con tanto di ponte, no drone e solo 6 persone alla volta. Vai, sono passati tutti, ora si va anche noi. Mamma mia! È spaventosa sta cosa, meravigliosa. Dai che c'è anche il sole. Lì c'è anche una terrazza panoramica. Proviamo a raggiungerla. Abbiamo passato indenni il ponte. Ora facciamo un altro sentiero tra i boschi. Ma si muove, eh? Si muove tutto, ragazzi. Cioè, è fatto di tavole di legno e si muove. Più di 6... niente. Comunque, ragazzi, una gola allucinante. E ora stiamo per raggiungere questa piattaforma a sbalzo sul canyon, sulla gola. Guardate che roba, eh? Vietato a chi soffre di vertigini, ragazzi. Ho visto una signora che si è bloccata e è tornata indietro, non ha fatto il ponte. Quello di tamburi. Che meraviglia! Siamo sopra la gola, sopra, picco. È altissima. No, e quello è il ponte, lo vedete? Che ponticino, sembra uno stuzzicadenti. Non so se il ponte fa più effetto passandoci sopra o vedendolo da sotto. Che ora poi bisogna rifarlo al contrario, eh. Guardate la potenza dell'acqua e quanta acqua esce anche dalle pareti laterali, c'è un afflusso incredibile. C'è una potenza, e qua sotto l'ha ripreso? Siamo proprio sopra il fiume, ragazzi. Mamma mia. Ripeto, chi soffre di vertigini non ci venga perché... Che spettacolo, qui va detto, eh. La natura trionfa, grande. Andiamo a riattraversare il ponte prima che venga giù una giubbata d'acqua. Sì. Eccoci di nuovo qua. E muove, ragazzi, muove. Mamma mia. Che meraviglia, ragazzi. Mamma mia.
Siamo tornati al parcheggio, qui vediamo anche la mappa con i vari punti viewpoint per godere di questo grandissimo canyon. Non vi abbiamo detto che il fiume si chiama Droma, River Droma, e questo è il nome della gola. Che non ci Azzardiamo. a pronunciare. Sono giorni e giorni che siamo fuori dal mondo, proprio in lande desolate, non ci sono nemmeno i pali della luce, è veramente un luogo, una distesa di nulla. Quindi ammetti di essere fuori? Fuori, siamo di fuori. Siamo di fuori. Poi quando esce il sole, tanta roba. Qui il vento di ieri ha fatto dei danni, Ci sono tutti i rami spezzati per terra e guardate qua che roba, con la bufera di ieri effettivamente ha fatto un bel macello. Continuiamo a costeggiare il fiume accanto a noi. Wow, e quello, signori, è il mare aperto, guardate com'è mosso. Qui c'era, qui. E dopo tante promesse e tanti rinvii, finalmente la pasta, ragazzi, un bel piatto di pasta, quant'era? Era tanto. Gliel'ho fatta desiderare, sì, è un po' di giorni che non la mangiamo e Fede scalpitava. Per forza, tra una cosa e un'altra, tra le escursioni che si fanno, siamo sempre di corsa, si va di qua e di là, e quindi per fare la pasta ci vuole del tempo da dedicarci. Sì, a volte mangiamo un boccone perché il momento bello è pranzo, poi magari in serata, insomma, non è che moriamo di fame, tranquilli. No. E quindi un bel piatto di farfalle con pomodoro e tonno, al sugo di tonno, come pare a voi, insomma. Dopo la buffata di farfalle al sugo di tonno, cioè le farfalle nello stomaco, ragazzi, in questo caso lo possiamo dire. Siamo ripartiti e vogliamo andare a vedere un punto panoramico che abbiamo trovato cercando nel web più avanti. Quanto sarà di distanza? Ma poca roba, ora dobbiamo capire se è parcheggiabile. Il dubbio è che, siccome dal mare viene sempre questo gran vento che è ancora molto forte, non sappiamo se è possibile starci parcheggiati, insomma non vorremmo mai che ci portassero via gli oblò o quant'altro. Quindi se c'è troppo vento e non riusciamo a stare parcheggiati, proseguiamo oltre. Eccoci arrivati nel punto panoramico che vi dicevamo prima. È proprio un promontorio da dove si vede tutto l'entrata del fiordo e le colline circostanti. Il vento è forte, quindi fortissimo, probabilmente non scenderemo, ve lo facciamo vedere da qui. È famoso questo punto e hanno creato questo parcheggio appunto per vedere la zona circostante, perché proprio in questo punto pare che sia stato girato il famoso film The Shell. Sì, una scena del film. Una scena, ovviamente. E proprio in questo punto dove si vede tutto quanto. Tutte le colline, il mare stesso, il fiordo. Niente, continuiamo perché qui ti porta via.
ma il vento, ragazzi, picchia forte. Però almeno c'è il sole. Sì, sì. Siamo saliti a 12 gradi, quindi si può dire che oggi sia caldo in questo 8 momento. che erano. 8, 9 o 12, possiamo essere felici. Altra griglia, che fai? Ma come passano di là? Come passano? Come pazzi? Qui non c'ha mica i cavoni per la macchina. Questo è il paese di Gairloch. Gairloch, credo si dica così. Paesino col solito porticciolo. Se venite in queste zone vi consigliamo di riempire il frigo, il freezer e la cambusa, perché trovare supermercati forniti piuttosto grandi non è facile. Li abbiamo lasciati un bel po' di miglia fa e ancora non li abbiamo ritrovati. Si trovano dei mini market, dei negozietti più piccoli, ovviamente i prezzi sono più alti, quindi noi stiamo parlando del supermercato, insomma quello classico, quello che si trova un po' ovunque, dei discount, quelli più economici. Ad esempio vi faccio vedere, siamo fermi a un semaforo, questo è il mini market, ad esempio Morrisons è una catena che nelle grandi città ha l'ipermercato, il supermercato grande, ma poi c'è il mini Morrisons. Questo è il Morrisons Daily. Ecco, si chiama Morrisons Daily, quindi come dire, venite a prendere le cosine fresche e molto di più non hanno, insomma. Quindi niente, questo è un suggerimento: se salite verso nord nelle Highlands, insomma, conviene avere una bella scorta di tutto. Entriamo nel porticciolo di Gairloch. Stiamo cercando il rubinetto per il carico acqua che dovrebbe essere qui al porto. L'abbiamo visto sull'applicazione Par4Night. Stiamo facendo il carico dell'acqua, abbiamo anche scaricato i nostri residui e abbiamo lasciato un'offerta nella cassettina. Su questo gli scozzesi sono ben organizzati. Qui a fianco a noi, guardate, c'è lo stabile dei bagni pubblici, anch'essi con la cassettina delle offerte. In questo porto c'è appunto la stazione, diciamo, carico-scarico dei servizi per i camper, tutta offerta anch'essa, ma ne abbiamo trovate altre diverse. Le chiamano le honesty box, cioè le scatoline, insomma, dell'onestà, dove lascerete la vostra donazione in modo che i servizi siano sempre più efficienti e puliti. A noi italiani è vero che ci stride un po' questa cosa, perché la prima cosa che pensiamo è che in Italia questa cosa non funzionerebbe, perché diciamo o nessuno lascerebbe mancia, donazione, niente, oppure magari queste scatoline, peggio ancora, potrebbero essere prese d'assalto. Però la civiltà, insomma, di questo popolo è da notare. Gli scozzesi sono molto precisi su questo e abbiamo notato che tutti lasciano donazioni, insomma, per questo tipo di servizi. Per questo motivo è un plauso veramente a questo popolo.